amici nerazzurri, benvenuti a una nuova puntata di Extra Time, l'appuntamento del lunedì sera in compagnia di Massimo Paganina. Ciao Massimo. Ciao Federica, ciao Alberto. E Alberto Santi. Ciao Alberto. Ciao Federica, ciao Massimo, buonasera, ben ritrovati. Presentiamo subito i temi di questa nuova puntata. Pareggio beffa ma giusto, crescere e reagire, monito lanciato da mister Spalletti, 2 mesi senza vincere ma comunque quarti in classifica, e il Crotone di Zenga e Carbone che sarà il prossimo avversario dei nerazzurri. La domanda la giro a te Massimo, pareggio beffa ma giusto? Beh, direi un pareggio sì, beffa, perché è arrivato praticamente allo scadere del 90esimo. Giusto perché soprattutto nell'ultima parte di gara la SPAL ha messo in grossissima difficoltà l'Inter, che si è abbassata troppo all'interno dell'area di rigore, ha concesso alla squadra di Semplici di arrivare troppo vicino all'area, quindi è stata soprattutto nell'ultima parte della gara. Dal punto di vista dell'atteggiamento mentale, l'atteggiamento sbagliato, non giusto, che ha concesso, ripeto, alla SPAL di rientrare in partita prima di tutto e poi di segnare un gol che probabilmente era evitabile. Un passo indietro secondo te Alberto rispetto alla gara contro la Roma al secondo tempo? Beh sì, direi proprio di sì. Purtroppo sì, perché quella vista contro la Roma era una squadra che aveva reagito, e dunque aveva fatto vedere di avere grinta e personalità, quella che era mancata nel mese di dicembre. Mentre ieri è stato un po' più pesante il passo indietro, un po' perché, con tutto rispetto per la SPAL, la Roma ha mezzi tecnici superiori, e un po' perché con il senno di poi già prima sapevi che probabilmente Lazio e Roma non avevano partite semplici, poi i risultati lo hanno confermato, però appunto si poteva fare sicuramente meglio, anche perché uno guarda la classifica e aumentano un po' i rimpianti. Non stiamo vincendo da 2 mesi, siamo comunque ancora, non dico tranquillamente quarti, ma siamo ancora in linea con gli obiettivi. Viene da pensare, se non dico avessimo vinto tutte le partite da 2 mesi a questa parte, ma bastavano magari anche solo 2 vittorie in più, facciamo caso Fiorentina e Spal, quelle in cui siamo stati ripresi all'ultimo, l'Inter avrebbe 48 punti, sarebbe più 7 sul quinto posto, che sarebbero praticamente 8 punti, complice anche il punto in più che abbiamo virtualmente sulla Roma. Essere a più 7, che poi sono 8 punti dopo 3 partite del girone d'andata, non è una certezza, però ti lascia margini di errore. Massimo, come si riparte dopo questo pareggio, il quarto di fila? Bisogna lavorare forse più sull'aspetto mentale? Sicuramente sono degli aspetti mentali quelli che stanno bloccando la squadra in questo momento. Sono tante partite, perché se ci aggiungiamo le 2 di Coppa Italia sono 9 partite nelle quali l'Inter non vince e nelle quali ha segnato solamente 4 gol. Quindi c'è una fase involutiva, lo stiamo ripetendo da un po' di settimane, nella quale ovviamente si fa fatica a trovare quelli che sono, diciamo così, gli aspetti sui quali intervenire. È vero che adesso ci sarà il mercato, è vero che c'è la possibilità di inserire qualcuno, ma anche chi viene comprato e chi viene inserito deve essere inserito in un contesto che già funziona. Le cose non stanno andando benissimo, è chiaro che prima di migliorare, di cambiare, si passa attraverso una fase di difficoltà, di sofferenza, come sta accadendo in questo momento. Avviene per qualunque cosa tu voglia fare nella vita, a maggior ragione nel calcio, no? È un periodo nel quale gli altri stanno leggendo bene la situazione, stanno facendo più fatica ad andare sugli esterni, ti concedono di più, ma ovviamente si concentrano all'interno dell'area di rigore per non far arrivare la palla di Cardi. Poi il sistema è questo, no? Ti concedono il cross ma vanno a bloccare poi il terminale che potrebbe mettere la palla in rete. Punti di forza del Crotone, Alberto sa come salvarsi. Pressione tutta sull'Inter, come è inevitabile che sia in questo caso, non ha niente da perdere. Nella lista invece dei punti di debolezza abbiamo messo che è l'ultima squadra statistiche per gol subiti su palla inattiva, l'ultima per gol subiti in trasferta e anche per tiri effettuati. Per quanto sia cambiata molto rispetto alla stagione passata, la rosa è completamente diversa, perché comunque il Crotone l'anno scorso aveva tanti prestiti, quest'anno non solo ha cambiato allenatore, con Nicola che è andato via, è arrivato Zenga, però Zenga è un allenatore che punta molto sull'orgoglio, punta molto proprio su questo aspetto, cioè sulla grinta. Allo stesso modo è più un contro per l'Inter che non un pro del Crotone il fatto che la pressione inevitabilmente adesso è tutta sull'Inter. Il Crotone potrà venire a San Siro e giocarsi la sua partita, indipendentemente dal fatto se lo farà più sulla difensiva, se proverà magari a puntare sul contropiede, ma è inevitabile che adesso la pressione è tutta sull'Inter.